Una copa de cannonau, che la bu famoso, che la bu famoso, una copa de cannonau, che la bu famoso. La differenza tra un artigiano e un industriale sono tecnica, è il metodo che utilizzi. Perché siamo portati a sostenere, a dire che uno è artigiano se fa poche bottiglie, no? Rispetto a uno che ne fa tante. Ma se quello che ne fa poche poi usa le stesse tecniche e i processi di una grande industria, non è un artigiano. E non basta una camicia a quadri per farlo diventare artigiano. Ok? Secondo me la differenza sta tutta nelle competenze. Conta quello che c'è nel bicchiere. Parliamo troppo di vitigno, di cloni, biotipi. Comunque il vitigno è uno degli elementi, uno degli ingredienti del terroir, ma non è neanche il più importante. La cosa bella però che qualsiasi tipo di vitigno tu lavori, alla fine riconosci il territorio. Parliamo di territorio, ma il territorio è fatto di uomini. Senza gli uomini non può esserci un territorio. Cioè, infatti, la mia visione di un terroir è un luogo specifico, quindi un territorio fisico, ma ci vuole il popolo. Non ci vuole la persona, ci vuole il popolo, che è diverso. Uno solo con una vigna non fa il terroir. E ci vuole anche il tempo. Un terroir nasce, cresce laddove un popolo ha vissuto di quel territorio, facendone un terroir. Cioè, cosa vuol dire? Che in maniera inconsapevole quelle persone hanno prodotto dei prodotti, dal formaggio al vino, per capirci, e lo hanno fatto per autosussistenza, che era anche la vendita. Solo in quel caso c'è un terroir. Se è un progetto, alle gambe corte. Quindi il terroir è una cosa molto più profonda. Qualsiasi persona che si occupa di vino non si fa altro che parlare di vecchie vigne, no? No, tutti i produttori dicono: ah, che meraviglia le vecchie vigne, e si continuano a spiantare vecchie vigne come se nulla fosse. Ma tranquillamente, anche qui in Sardegna si continuano a spiantare vecchie vigne, e la risposta è la stessa che ci davano 40 anni fa: perché producono poco. Il problema dov'è? È perché si spiantano vigne vecchie? Perché comunque poi quanti sono disposti a pagare veramente per il valore di un prodotto? Sono in pochi. Invece di dare i contributi per spiantare le vecchie vigne, dai i contributi per mantenere le vecchie vigne. E l'unico modo per cambiare le cose è con l'esempio. Con le parole basta, siamo stanchi, no? Tu parli, vino naturale, vino terroir. Alla fine i vecchi cosa ci dicevano? Anche tu, no? Cos'è che conta? Quello che c'è nel bicchiere. Se io fossi nato a Barolo, sicuramente avrei fatto il vino con la gazzosa, avrei fatto delle bibite meravigliose, cioè nel senso che essendoci stati già produttori che hanno scritto tutto quello che c'era da scrivere sul Barolo, avrei fatto altro, l'avrei fatto strano, fammelo strano. Qua c'è bisogno di rimpossessarsi di quello che era una tradizione. La tradizione. Questa è una zona dove il vino si faceva da secoli, cioè, come dire, qui c'è in questa zona c'è una storia profonda e consolidata. Qua la storia inizia principalmente nel 46 a.C., che arriva Giulio Cesare su Turris Libisonis Porto Torres e fonda la prima e unica colonia Iulia, quindi la colonia romana, dove vivevano coloni romani, quindi cittadini di Roma, e le prime colline erano qua. Essendo mio padre ha pascolato le pecore dai 6 anni ai 12 anni, quindi ho patito un po' questa cultura agropastorale. Ormai pastori purtroppo non ci sono più, sono pochi per fortuna, e sono degli eroi quelli che continuano a portare avanti un mestiere antico arcaico, però nel vero senso della parola, cioè che sta con le pecore e non che manda le pecore al pascolo. Grazie. E allora? Buonasera. Sì, mi scusi. dottor Campana, un litro di latte si può avere? Anche a due. Tettarella. Avete davanti 2 mungitrici automatiche. Lui è pastore. Contadino è l'equivalente suo. Ok, cosa voglio dire? Merda. Mangiare merda. Io ho smontato gli stereotipi dei turisti che avete voi non sardi, quindi continentali.
Ma no, sono tanti, ci vedete in un modo che non è la realtà delle cose. Io non sono contadino e lo ribadisco. No? No, ma non ce n'è contadini, sono pochissimi. I contadini in Italia sono i ragazzi di colore che lavorano sfruttati nei campi. Finiamola di definire contadini, cosa definisci contadino? Faceva la fame, era un morto di fame, ragazzi. Non era proprietario della terra il contadino, era un mezzadro. È molto poetico, molto politico. Non siamo contadini, sai perché? Mio padre era contadino perché ha fatto la fame. Io non ho fatto la fame, non posso permettermi neanche di pensare di definirmi contadino. Vignaiolo, mi piace di più. Perché io devo scegliere un grappolo al posto di un altro? In base a quale parametro? È l'insieme che funziona, mai il singolo. E quindi la partita intera dentro un'unica vasca da 50 ettolitri. Questa è stata veramente la mia prima vendemmia, da solo, quindi mi ho fatto, tra l'altro era il moscato. Moscato? Sì, perché era l'uva più facile da fermentare, il vino più facile era il moscato e quindi, però sono riuscito, male, malissimo, 12 anni, il passaggio dai 12 ai 13 è quello ideale. Io ho 3 figli, vabbè, la grande è Gabrielle, che già mi dà una mano, adesso tocca a Giulia e le farò fare le vinificazioni qua, assolutamente, ma tanto lo so che vorrà farle. Anche lei. Anche lei le vorrà. Ma qui Entula di Kenzeneke di tutta la vita. È un canto di rivoluzione. Parla del vento. Esatto, del vento. Qui alla mia destra c'è l'orrore di Porto Torres, come potete vedere quelle simpatiche ciminiere di un'industria chimica che che ovviamente adesso come tutta la chimica sarda è praticamente sparita, salvo la raffineria di Moratti a San Roque. Questa ha chiuso, ha lasciato un inquinamento drammatico di tutta la zona e insomma è veramente terribile. Per tentare di rifarsi una verginità hanno pensato bene di aprire a Neoneli, nella zona diciamo centrale della Sardegna, un'azienda ovviamente biologica che insomma diciamo queste sono, vabbè, ma insomma il marketing è anche questo, no? Avveleni da una parte e poi fai il Santarellino dall'altra, la zona di San Rocco dove c'è la famosa Saras, una raffineria dove c'è la più alta percentuale di tumori infantili d'Europa, insomma, ecco. Però fai il vino biologico, va bene così. Come spesso succede in Sardegna, c'è questa cosa che tu arrivi in un posto e pensi di trovare così una scemenza, una cosetta piccolina, no? E poi ti trovi davanti questa costruzione che questo terreno era di proprietà dell'ex presidente della Repubblica Segni e fecero dei lavori di risistemazione del terreno e trovarono qualcosa per cui lui chiamò Lilliu, che è il famoso archeologo, il più importante archeologo sardo, e dice: abbiamo trovato qualcosa, ma pensavano di trovare il solito nuraghe e invece si sono trovati davanti a questa cosa che praticamente ha riscritto la storia dell'archeologia mediterranea, perché questa roba qui si trova in Mesopotamia.